Ciao amici, oggi vi parlo di questo libro, di quest'opera che ho sfogliato parecchio negli anni in cui il digitale cominciava a orientarsi verso il bianco e nero, verso la nascita di quei plugin che trasformavano un file di numeri in una foto che assomigliava quasi un po' all'analogico, a quel look che era in divenire, cioè che il digitale andava un po' ricercando. Beh, vi sto parlando di che cosa? Di Un'ombra sulla terra di Nick Brandt, edizione Contrasto, un libro generoso, imponente, stiamo parlando di un 30x40, mi sembra qualcosa del genere, forse c'era un centimetro in più in altezza, quindi il classico formato. Un libro anche ben realizzato, con la sua controcopertina e la sua invece copertina rigida. Eccola qua, insomma un bel cartonato, bella la carta con la quale è realizzato, ma soprattutto belle le foto, quelle mi hanno colpito, quelle mi hanno spinto a comprare, ad acquistare questo libro. Un bel punto di bianco, bella questa carta, molto elegante la scelta del font, però ok, sì, bello tutto questo, ma quello che ci interessa sono le stampe, le foto, le tavole di questo libro. Comincia questo libro con una foto che quando l'ho vista ho detto: ma caspita, ma questo non è Nick Brandt, non è quello che avevo visto. In realtà è un modo per mostrare quello che è un file nativo, quello che è la stampa prima della sua poi lavorazione finale. Una prefazione ampia, la bellezza selvaggia, diversi autori che hanno scritto e hanno dato il loro contributo nella presentazione di questo libro. Anche il layout lo trovo davvero molto interessante, molto ben realizzato, mai sporco, mai inopportuno, insomma è vero, c'è qualche pagina in più che poi influisce anche sul prezzo finale, è fuori dubbio, però lo preferisco così. C'è anche qualche passaggio sul pianeta, sul mondo, su questi deserti che diventano sempre più arsi, dato che le foto sono nell'Africa, nel Botswana in particolare, e quindi finalmente, eccolo qua, arriva l'autore che ci racconta qualcosa anche di come ha vissuto la sua esperienza. Quel pomeriggio sulle pianure ci siamo imbattuti in un gruppo di elefanti, insomma racconta degli aneddoti che introducono senza dubbio al libro, fanno venire l'acquolina in bocca, e questo è davvero importante, finché, eccolo qua, come al cinema, un'ombra sulla terra, tavole. Dico cinema perché comunque il formato è un formato, lo vedete, panoramico. E allora guardiamole queste tavole. Sono gli animali di Nick Brandt, animali ripresi in maniera, come possiamo dire, quasi intima, malinconica talvolta, solitaria, a volte invece in branco. Non è il Salgado, e poi a proposito di Salgado, torno a ripeterlo, lo dico sempre anche nei miei corsi di fotografia, non mi interessa se ci sia dietro una 5D oppure una D700, una D2X, oppure la pellicola, mi interessa che sia bella la foto. Tutt'al più, ciascuno di noi si sentirà libero con i propri mezzi e la propria espressione di andare a rincorrere quel tipo di immagine, ma guardiamo alla fotografia, e sono belle foto. Il viraggio è nettamente seppiato, questo sì. Immagini, come vi dicevo, panoramiche, non mi ci stanno neanche tutte nel libro, e poi alcune che sono effettivamente da leccarsi i baffi, sono belle, insomma credo che pagheremo tutti per ottenere un'immagine come questa. Ampio utilizzo di teleobiettivi, talvolta invece lui stesso racconta che andava molto sotto. Questa è una delle mie preferite, ma è anche forse una di quelle più celebri, nelle mostre non manca mai. Lui diceva che andava abbastanza sotto con l'obiettivo, perlomeno non a quegli animali particolarmente feroci, come ad esempio questi leoni. Veramente, veramente bello. Come sempre non ve lo sfoglierò tutto, perché sennò vi tolgo il gusto di comprarlo. La carta è di tipo opaca, in questo caso, con delle micro grinzette, scelta appositamente, questo è fuori dubbio, per dare un pochettino più di tridimensionalità, di dare quella consistenza a queste immagini che si capisce hanno subito anche una lavorazione, questo è fuori dubbio, una post-produzione si direbbe meglio.
però veramente, veramente molto valide, molto suggestive. Ancora una volta, guardate che bello. E poi sono grandi, anche questo secondo me aiuta ad immergersi nella scelta del fotografo, nella sua vista panoramica. Eccola qua, un'altra veramente molto, molto valida. Sono tante tavole e alla fine del libro troviamo, questa ultima immagine, troviamo il riassunto delle tavole che ci mostra con appena un dato in più, ma non, cioè ci dice l'anno 2008, più o meno comunque sono state raccolte in questi anni, 2006, 2009, e soprattutto appunto il luogo, la località dove sono state raccolte queste immagini. Sono davvero tante, sono tutte molto, molto belle. Ovviamente un po' di ringraziamenti ci vanno, perché anche a chi ha curato i titoli e la veste editoriale, che secondo me è sempre parte integrante di un libro, soprattutto di un libro fotografico come questo. E a voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.